Cosa avete bevuto di buono questo Natale? Le mie scorte di birra scura stanno finendo e quindi ho deciso di brassare l'ultima birra dell'anno, una English Porter. Ne parliamo qui su Home Brewing Diary dopo la sigla. Per questo ultimo Brew Day dell'anno sono tornato sulle birre scure. L'ultima l'avevo fatta ad aprile ed era un Imperial Stout, il link è in descrizione. Quindi in questa cotta ho deciso di prendere una vecchia ricetta per una porter che avevo e modificarla un po'. Infatti ho tolto il malto black che mi dava un colore troppo scuro e una certa acidità e l'ho sostituito con il malto amber per richiamare quei toni un po' biscottati che secondo me ci stanno bene in questa porter. Anche in questo caso ci sono stati dei problemi durante il brew day, ma partiamo dall'inizio. Per l'acqua ho usato un profilo abbastanza neutro, sbilanciando lievemente sui cloruri per avere più corpo, dato che questa birra dovrebbe stare bassa di gradazione. Ho considerato di inserire sia i malti base che i malti tostati in una sola volta durante il mash-in, in modo da sfruttare il potere acidificante dei malti tostati e evitare di usare l'acido lattico durante il mash per bilanciare il pH. Per il grist ho usato molti malti diversi e la sfida era riuscire a bilanciarli correttamente. Ho usato 66,8% Maris Otter della Fawcett, 6,9% malto amber della Simpson, 6,9% Munich Ital Malt, 6,9% Cara 20 della Dingemans, 6,9% Crystal 100 della Crisp, 3% Chocolate di Fawcett e 2,4% di malto brown di Fawcett. In mash ho fatto un doppio step con mash out partendo da 64 gradi e andando poi a 72 per una decina di minuti. La temperatura a 64 gradi per la beta amilasi è più bassa rispetto al solito perché volevo essere sicuro di avere qualcosa di fermentabile a fine del mash. Infatti con i malti scuri di solito ottengo delle attenuazioni un po' troppo basse e in questo modo mi assicuravo che il lievito, che sarà un lievito inglese, raggiungesse comunque una buona attenuazione. Il vero problema è stato lo sparge. Infatti a causa della macinatura, che sicuramente non è stata appropriata, ho avuto dei forti problemi in filtrazione e ho dovuto allungare la fase di sparge a più di un'ora, mentre ovviamente il mosto continuava ad andare in bollitura dentro la pentola dell'All in One. E in bollitura, con un paio di litri in meno e qualche punto di OG in meno, ho amaricato con i luppoli inglesi. Infatti ho usato Fagol per 12 IBU a 60 minuti, 13 IBU di East Golding a 25 minuti e in aroma a 10 minuti per altre 2 IBU. Tipici luppoli inglesi che danno il tipico profilo da porter. E arriviamo al raffreddamento. Oltre alla serpentina e all'Irish Moss messo in bollitura, ho voluto provare un metodo per raffreddare un po' diverso dal solito, soprattutto per risparmiare acqua. Infatti con il Black Friday ho preso una pompa a immersione e l'ho voluta usare per creare un ciclo chiuso continuo e far ricircolare sempre la stessa acqua dentro la serpentina. In una pentola ho messo la pompa e delle bottiglie di acqua congelata. Con la pompa si spinge l'acqua nella serpentina e questa torna poi nella pentola con le bottiglie congelate per ripartire una volta raffreddata. Questo metodo è sicuramente migliorabile, ma per ora mi ha dato buoni risultati. Se ti interessa posso fare un video dedicato con tutte le misurazioni e le specifiche del caso. Dimmelo nei commenti. Comunque in questo modo sono riuscito a portare la temperatura di inoculo a 15 gradi, mentre prima, nello stesso tempo in cui raffreddavo, riuscivo a portarla al massimo a 21-22 gradi. Quindi direi che come risultati ci siamo, anzi forse anche troppo freddo per l'inoculo che ho fatto. E infatti ho inoculato il Nottingham della Lallemand, lievito inglese di solito considerato per alte OG. Ho usato questo lievito perché l'idea iniziale era di concatenare la cotta con una Imperial Stout,
ma non mi è stato possibile, se ne riparlerà dopo le feste. E per oggi è tutto, lascia un like per sostenere questo canale, iscriviti se non l'hai ancora fatto così non perdi l'assaggio di questa porter e alla prossima. Buon anno!